Banksy è il nickname di uno dei più importanti esponenti mondiali della street art. Non si sa molto circa la sua identità, ma le sue prime opere sono comparse a Bristol, in Inghilterra. I suoi graffiti, realizzati con la tecnica dello stencil, sono permeati da una tagliente ironia e danno un interessante e originale punto di vista su questioni che riguardano la politica, l'etica e la cultura. La tecnica dello stencil consiste nel riprodurre uno stesso disegno in serie grazie a un modello in cartone che viene appoggiato sulla superficie e usato come stampo per l'opera che viene realizzata con vernice spray. È un modo per creare un'immagine in maniera economica e soprattutto rapida, dettaglio essenziale quando si realizzano murales in luoghi in cui non si ha il permesso di farlo. Molte opere di Banksy si trovano a Bristol. Una di queste, Mobile Lovers, è stata realizzata sulle pareti del Broad Plain Boys Club, un luogo di incontro e ricreazione per i bambini e i ragazzi di Bristol che rischiava la chiusura per motivi economici. Banksy, dopo aver realizzato il murale, ha inviato un certificato di autenticità, assegnando la proprietà dell'opera all'associazione, spiegando che questo era il suo modo per aiutarli economicamente. L'opera è stata infatti valutata a 400.000 sterline. I soggetti preferiti da Banksy sono le scimmie, i poliziotti, i soldati, i vecchi, i bambini e i ratti con cui ha invaso le città con la serie conosciuta come Rats. Ha cominciato con i muri di Bristol per poi conquistare città come Londra, Parigi e New York. La scelta di rappresentare ratti non è casuale. I topi infatti sono piccoli, brutti e a prima vista insignificanti, ma sono stati in grado di distruggere interi sistemi sociali. Nel 2005 Banksy si introduce di soppiatto nei più importanti musei del mondo e incolla con l'adesivo alcune delle sue dissacranti opere mimetizzate con i dipinti circostanti. Una di esse ritrae un generale somigliante a Lafayette con una bomboletta spray che pare abbia appena scritto "No War" su di un muro. In una lettera inviata al New York Times, l'artista spiega di aver risparmiato il Guggenheim perché è intimidito dai capolavori in mostra. Avrei dovuto apparire tra due Picasso e non sono abbastanza bravo per reggere il confronto. Sempre nel 2005 Banksy realizza delle opere in Cisgiordania sulla barriera di separazione costruita dall'esercito israeliano per isolare i palestinesi dagli israeliani. In questi murales l'artista usa la tecnica del trompe-l'œil, dando l'illusione che nel muro ci siano degli squarci che permettono di vedere cosa c'è dall'altra parte. In Italia oggi è presente una sola opera di Banksy, è conosciuta come La Madonna con la pistola e si trova a Napoli in piazza Gerolimini. Nel 2010 l'artista britannico aveva tracciato sui muri della città partenopea un'altra opera, un'interpretazione della Santa Teresa del Bernini, cancellata però da un writer locale che l'ha coperta con un suo murales. Nel 2016 Banksy realizza nel campo profughi di Calais un murales che rappresenta Steve Jobs nei panni di un profugo con un sacco in spalla e un vecchio Macintosh in mano. Il padre biologico di Jobs è infatti un migrante siriano rifugiato negli Stati Uniti. Il giovane Steve venne poi adottato in tenera età da una coppia di armeni americani. Nell'estate 2015 realizza con altri artisti Disneyland, un'installazione artistica in riva al mare nel Somerset in Inghilterra. Disneyland si presenta come un parco della Disney in rovina, con castelli distrutti, principesse defunte e guide turistiche annoiate. Nonostante la lettura a prima vista ironica dell'iniziativa, il parco realizzato da Banksy mette in luce l'ipocrisia di una società che con l'entertainment e i suoi mondi immaginari prova a nascondere problemi reali e ingiustizie sociali. Nel marzo 2016 gli scienziati dell'Università Queen Mary di Londra hanno pubblicato uno studio in cui affermano di aver scoperto la vera identità di Banksy. Si tratterebbe di Robin Cunningham, artista inglese di 42 anni. Per scoprirlo hanno utilizzato una tecnica di localizzazione geografica usata nella lotta al terrorismo. Non si hanno tuttavia certezze. Ciò che è certo è che finora Banksy è stato apprezzato per le sue opere e poco importa il nome di chi le ha realizzate.